Benvenute e benvenuti alla nostra analisi. Oggi ci immergiamo nel mondo affascinante del flipper o biliardino elettrico, come lo chiamiamo spesso qui. Già, Vedremo le origini, l'evoluzione, ma anche l'impatto culturale e poi un caso molto interessante tutto italiano. esatto. L'obiettivo, diciamo, è capire come da semplice passatempo quasi casuale sia diventato prima un fenomeno mondiale e poi oggi, un pezzo da collezione per appassionati. Allora, partiamo dalle basi. Il flipper, per chi magari non ha l'immagine precisa in mente, è quel gioco a moneta, diffusissimo nel dopoguerra, Esatto. dove si usa una biglia d'acciaio e lo scopo è tenerla in gioco il più possibile con quelle levette laterali, i flippers, appunto, da lì il nome. Proprio così. E le radici, guarda, affondano nei vecchi giochi di bagatelle. Hai presente? Semplici tavole di legno inclinate, Ah, sì, sì. con delle buche e dei chiodini. La biglia arrotolava giù, un po' a caso, finendo in buche con punteggi diversi. E i primi modelli di flipper veri e propri com'erano? Molto diversi da quelli che ricordiamo. E decisamente. Lancio manuale della biglia con un pistone a molla, sai, quello che tiri indietro. Certo. E poi il punteggio dipendeva quasi solo dalla fortuna, da dove la biglia andava a finire. Tutto meccanico. Poi però arriva l'elettricità, l'elettromeccanica. Che cosa cambia? Si parla di luci, suoni? Cambia tutto praticamente. Aggiunge spettacolo, complessità. Dentro queste macchine c'era un groviglio incredibile di relè e di piccoli motori, quasi come le vecchie centrali telefoniche per capirci. Wow! E la biglia, colpendo vari interruttori sul piano di gioco, attivava sequenze di luci, suoni e faceva scattare i punteggi. Era un'esperienza molto più, coinvolgente rispetto alla bagatella. Capisco, ma la vera rivoluzione, quella che ha trasformato il flipper. Quella è una data precisa, 1947. Gottlieb, modello Humpty Dumpty. È lì che Harry Mabs introduce le palette mobili, i flippers. Ah, ecco! Eh sì. Quella è la chiave. Il flipper smette di essere una specie di lotteria e diventa un gioco di abilità. Riflessi, un po' di strategia, puoi controllare la biglia o almeno provarci. È incredibile come un singolo elemento possa cambiare la natura di un gioco. Assolutamente. E sai perché in Europa lo chiamiamo flipper? Proprio perché quella parola era scritta bella grande su quelle prime palette importate. Forte. E mi pare di capire che quelle prime palette non fossero come quelle a cui siamo abituati. Addirittura 6 in quel modello. Esatto, 6. E posizionate diversamente. Ci è voluto un po' per arrivare alle classiche due palette laterali inferiori. Diciamo verso la fine degli anni 60, con Williams. E dopo l'elettromeccanica arriva l'elettronica vera e propria, immagino. Certo, metà anni 70. Arrivano le schede elettroniche dedicate, le CPU, piccoli computer, insomma. Questo permette logiche di gioco molto più complesse, suoni digitali, display elettronici per i punteggi, anche se sul piano di gioco restano ancora tanti elementi elettromeccanici, non spariscono subito. Questa diffusione enorme, specialmente nei bar, nei locali pubblici, ha creato anche qualche preoccupazione, vero? Le fonti ne parlano. Sì, c'erano timori legati al gioco d'azzardo, alla dipendenza. Viene fatto un parallelo interessante col pachinko in Giappone. Ah, il pacinco. Esatto, un gioco meccanico, simile per certi versi, che lì è diventato quasi una piaga sociale, specie tra reduci e giovani nel dopoguerra. Anche da noi, insomma, c'era un po' di sospetto verso questa perversione d'oltreoceano, come veniva vista da alcuni. E l'Italia come si è mossa? Ci sono state leggi specifiche? Eccomi, negli anni 60, per stroncare sul nascere qualsiasi legame col gioco d'azzardo, si introdussero regole molto restrittive. Vietate vincite in denaro, ma attenzione, vietate persino le partite gratuite. Addirittura la classica partita extra vinta. Proprio quella, vietata. E questo, paradossalmente, ha avuto un effetto notevole. Ha costretto i produttori americani a fare versioni specifiche per l'Italia. E soprattutto ha dato un impulso enorme alla nascita di costruttori italiani. Che potevano fare macchine già conformi. Caspita, una restrizione che diventa un'opportunità. E parlando di regole e meccanismi, c'è il famoso tilt. Ah, il tilt, fondamentale. Era un sistema anti-imbroglio, diciamo. Se scuotevi troppo la macchina o la inclinavi per far andare la biglia dove volevi tu, Cosa che facevamo tutti, ammettiamolo. appunto, un sensore rilevava il movimento eccessivo e bloccava la partita. Andava in tilt, appunto, e il termine è rimasto nel linguaggio comune per indicare un blocco, un malfunzionamento. È vero, si usa ancora tantissimo.
E questo impatto sulla cultura popolare. Le fonti citano anche un esempio musicale importante. Sì, l'opera rock Tommy degli U del 1969. Il protagonista è questo ragazzo sordo, muto e cieco, che però è un campione assoluto di flipper, un pinball wizard. Un'immagine potentissima che ha consacrato il flipper nell'immaginario collettivo. E questo ci porta dritti al caso italiano che accendavamo, la Zaccaria, nata proprio grazie a quelle regole italiane così particolari. Precisamente, a Bologna, 1973. I fratelli Zaccaria, Natale, Marino e Franco, iniziano proprio così, riparando e modificando flipper americani per renderli legali in Italia. E poi hanno fatto il grande salto. Che salto, iniziano a produrre i loro flipper e diventano rapidamente uno dei più grandi produttori europei. Competitivi per qualità, prezzo, esportavano tantissimo persino negli Stati Uniti. Il primo flipper tutto italiano esce proprio da Calderara di Reno, vicino Bologna. Una storia incredibile. Si sono adattati bene anche ai cambiamenti tecnologici. Elettronica, videogiochi. Molto rapidamente hanno sfornato flipper elettronici di grande successo. Ricordo Soccer Kings dell'82 sull'onda dei mondiali, con la voce digitalizzata che diceva «Tiro» in italiano. Fantastico. O Time Machine. E poi si sono buttati anche negli arcade, i videogiochi da bar. Prima cloni, poi giochi originali come Quasar, Laser Battle. Negli anni d'oro, parliamo dei primi anni '80, erano il terzo produttore mondiale di flipper. Producevano migliaia di macchine l'anno. Impressionante. Un successo basato anche su una filiera locale, immagino. Sì, collaboravano con 30 aziende del territorio per legno, vetri, ma anche con grafici internazionali, per esempio. Un bel esempio di industria locale con respiro globale. Ma poi, come spesso accade, arriva il declino. Cosa è successo alla Zaccaria e al flipper in generale? Per Zaccaria la concorrenza sui videogiochi è diventata insostenibile a metà anni '80. Troppi colossi internazionali. L'azienda si è trasformata, è diventata Mr. Game. Poi parte delle attività sono confluite in Tecnoplay, che esiste ancora oggi a San Marino e si occupa di distribuzione, gestita da Mauro Zaccaria, figlio di Marino. E per il flipper nei locali pubblici? Beh, in Italia l'arrivo dei videopoker, legalizzati nel 95, e poi delle new slot, i cosiddetti apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, li hanno progressivamente sostituiti. Hanno cambiato il panorama dell'intrattenimento nei bar. Il flipper nasce, quasi per caso, diventa un sofisticato gioco di abilità grazie alla tecnologia, segna un'epoca, influenza la cultura pop, crea storie industriali importanti come quella della Zaccaria e poi pian piano si ritira in una nicchia per appassionati. Esatto, un percorso incredibile. E ci lascia forse con una domanda aperta, no? In un'epoca dominata dal digitale, ma dove c'è anche una forte riscoperta del vintage, del retro gaming, del valore del tangibile, del meccanico, non è che per il flipper potrebbe esserci spazio per un ritorno? Magari non di massa come un tempo, ma qualcosa di più del semplice collezionismo, proprio per quel mix unico di abilità fisica, riflessi e, diciamolo, fascino meccanico. Un pensiero interessante, su cui riflettere. Grazie mille per questa immersione nella storia del flipper. Grazie a te, è stato un piacere.